Siamo delle teste di cazzo, va bene? Voglio ritornare a fare il cinema, siete delle merde. Here we go for our video thoughts of the day. Yes, today it's a great day because first of all, today I would like to wish very, 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 very happy 58th birthday to my uncle, brother of my mom, uncle zio Franco, uncle Franco, and yes, sì, diciamo un grande zio che poi con cui vedevo anche molti anni fa le partite del Napoli qui a casa, diciamo, con una certa frequenza, quindi sono cose che quelle che, diciamo, quel periodo lì praticamente credo di non dimenticarlo, no? Cioè, nel senso, difficilmente lo dimenticherò. Se parlo poi di questa cosa, lui si ricorda, diciamo, Gicos, sì, un episodio divertente, diciamo, legato al calcio, che stavamo vedendo una partita, anche mia nonna, perché mia nonna pure è una grande, quando stava bene, ormai non sta bene come prima, comunque, diciamo, vedeva pure le partite, e lui per scherzare disse che il cognome di un giocatore lo scambiò col nome dello sponsor della maglia, e disse, poiché diciamo lo sponsor ovviamente è uguale sulle maglie di tutti, uscì praticamente un giocatore e lui per scherzare, diciamo, vicino a mia nonna disse è uscito Gicos, che in realtà era lo sponsor, e poi mia nonna disse che come mai che là tu giocatore pure in campo, pure si chiama Gicos, e disse mio zio, diciamo, sono due frate, nel senso che per scherzare quando poi in realtà, diciamo, appunto era semplicemente lo sponsor della maglia che rendeva tutte le maglie uguali, però la cosa, diciamo, divertente è che mia nonna ci credette pure e pensava che davvero erano due fratelli, invece appunto semplicemente era lo sponsor della maglia che si chiamava Gicos, se non erro era, una bella memoria io, la partita Regina-Napoli, parliamo praticamente di credo di quasi 15 anni fa, è il primo anno ritorno in Serie A del Napoli, pensate un po', che appunto siamo da 15 anni in Serie A con... Sì, e quindi, sì, tra l'altro, e dico questo, il fatto che siamo da 15 anni in Serie A per riallacciarmi a un'altra persona che infatti proprio da quel periodo, anzi anche prima, in realtà qualche anno prima, ha preso il Napoli, praticamente dalla Serie C, 2, nel 2004, e appunto, e quindi in quei primi anni sono stati i primi anni protagonista per lui riguardo la Serie A. Comunque questa persona è il nostro presidente del Napoli, che appunto yesterday he turned 73 years, and we are talking about Aurelio De Laurentiis. So I would like to wish also a very, 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 anche se un po' meno, non lo dico il very 10 volte perché poi ne parlo tra poco, perché comunque happy 73 birthday to Aurelio De Laurentiis. Sì, prima di tutto Aurelio De Laurentiis in realtà è il nipote, per chi non lo sapesse, di quel Dino De Laurentiis, che produsse tra gli altri, tanti film, tra gli altri anche, come sa molto bene Mr. Lynch, Dune e Blue Velvet. Però appunto il nipote, quindi lo zio, era lo zio perché ovviamente morì,
E De Laurentiis anche è produttore cinematografico, perché però comunque i suoi film non è che sono chissà quali grandi film, sono i cosiddetti, qua vengono chiamati cinepanettoni perché in genere escono quasi sempre a Natale, con protagonisti quasi sempre Christian De Sica, prima Massimo Boldi, comunque con tutta una serie di attori comici, suoi feticci, diciamo, per lui chiama sempre per i suoi film. Appunto sono campioni di incassi, ma ovviamente questo a chiaro, il giudizio i gusti del pubblico purtroppo, soprattutto adesso sono questi, i film che puntano agli incassi, si sa, i film Marvel sono proprio là, e i DC Comics, purtroppo i B-movie sono sempre la perenne dimostrazione di questo, e io ci metto ovviamente anche i cinepanettoni, e quindi a me non piacciono appunto i film che produce lui, infatti non sono l'unico che dice che poi in confronto allo zio, appunto il grande Dino, vale sicuramente molto meno, ma a quello che interessa a noi non è quiz, che quella è proprio una sua attività, ma quello che ci interessa è ciò che ha fatto per il Napoli. Ci sono sempre tante critiche nei suoi confronti, tanti lamenti. Io credo che personalmente, appunto, il mio giudizio su di lui, comunque un giudizio sia contenente comunque critiche molto positive e critiche anche negative. Le critiche positive sono il fatto che appunto ci ha portato, come ho detto, praticamente al 2004 ha preso la società che era in Serie C e nel giro di 2 o 3 anni ha riportata appunto in Serie A e poi praticamente dal 2010 fino ad adesso sono praticamente 13 anni che il Napoli va a fare anche le partite europee, quindi va in Europa, tra Champions, Europa League e Champions League. E questo è un suo grande merito perché credo che mi sembra che nessuna squadra di questi ultimi, appunto, l'arco di questi 15 anni, ma anche prima, abbia disputato le competizioni europee per tutti questi anni consecutivi e quindi va dato appunto grandissimo merito a lui, secondo me ci ha fatto fare una grandissima scalata finora, però come molti sostengono, e qui in qualche modo vado alle critiche negative, in certo senso io credo che lui da grande capitalista qual è, si accontenti diciamo sempre della massima posizione che noi raggiungiamo, c'è la terza, la quarta o la seconda, perché come è tipico dei capitalisti basta che fai soldi per campare solo lui, cioè, poi lui alla fine fa praticamente plusvalenze con i giocatori che prende, ad esempio uno dei più grandi nostri giocatori di questi anni, Gonzalo Higuaín, attaccante, lo prese se non ero a 30 milioni, pagò 30 milioni e lo vendette a 100 milioni, mi sembra anche di più, a 90 milioni, clausola a 90 milioni, quindi questo per farvi capire il gioco del capitalista tipico che fa plusvalenza sempre per arricchirsi lui e la sua azienda. E quindi questo è il difetto che già qualche anno fa il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto, ma per un fatto di, diciamo, di accontentarsi sostanzialmente di queste posizioni, massimo la seconda, perché i soldi, se uno si qualifica in Champions League tra le prime 4 posizioni, ricava un sacco di soldi e io credo che appunto non è solo il mio pensiero, a lui basta questo interesse, questo fatto di prendere gli introiti della Champions e basta. Quindi in un certo senso il suo scudetto, la sua vittoria è la qualificazione in Champions League. E questo credo l'abbiamo visto anche quest'anno, anche se quest'anno le colpe forse sono da imputare, anzi direi che sono da imputare più all'allenatore, che non ha avuto coraggio secondo me proprio alla fine del campionato, perché questo campionato poteva vincere il Napoli tranquillamente. Comunque sì, queste sono le colpe, il fatto che poi tra l'altro non abbiamo neanche figure tecniche che ci aiutino, per esempio tutte le grandi squadre hanno ex giocatori, la loro squadra che aiutano da questo punto di vista, sono dirigenti, e noi non abbiamo mai avuto nessuno da questo punto di vista, e questo credo sia un grandissimo limite del Napoli, che purtroppo non gli permetterà mai di crescere. Ma comunque tutti quanti hanno detto gli vogliamo dare il 10 a De Laurentiis, io per il momento sempre un 8-9 e crediamo che però l'anno prossimo finalmente possa essere, soprattutto con l'esperienza di quest'anno con questo allenatore, che comunque è un grande allenatore, ma ha fatto un anno di esperienza, un po' come Pioli, allenatore del Milan, che ha avuto 2 anni, oltre 2 anni di esperienza e quest'anno ha vinto il campionato. Io credo che con alcuni piccoli errori fatti in quest'anno, poi l'anno prossimo, poi sulla base di questa esperienza, potrà davvero, davvero essere l'anno del Napoli che non vince, già l'ho ripetuto un sacco di volte, il campionato sarebbe il suo terzo in quel caso dal 90 e quindi a 33 anni, pensate un po'. Sì, quindi auguriamocelo finalmente. E poi stasera, altro pensiero sempre di calcio,
c'è grande partita della Roma, da tifosi italiani credo che la tiferemo tutti, impegnata praticamente in questa finale di questa Coppa Europea introdotta quest'anno che si chiama la Conference League, che è la Coppa Europea più inferiore, ma comunque è pur sempre una Coppa, sì. Comunque Roma-Feyenoord, grande partita, Feyenoord è una grande squadra tradizione olandese, ma speriamo che comunque diciamo riesca a portare a casa questa Coppa Roma perché ha fatto una stagione non proprio esemplare, arrivata settima se non erro, niente miglioramenti con Mourinho, si pensava a questo grande allenatore, in realtà rispetto all'allenatore dell'anno scorso non c'è stato alcun miglioramento. Però appunto Mourinho è proprio un esperto delle coppe europee soprattutto, speriamo che, che diciamo da tifosi italiani, visto che è l'unica squadra in una finale di Coppa Europea, riesca a vincere questa Coppa. Tra l'altro la Roma non vince un trofeo da moltissimi anni e quindi speriamo appunto che riesca a fare ciò stasera, vedremo. Una grande impresa. Poi se avete visto quel video all'inizio, diciamo, è un video con veramente tutta una serie, contenente tutta una serie di scenate, diciamo, di show da parte del presidente, perché lui è proprio così, da sempre fa queste cose, diciamo. Quella con il motorino che, diciamo, se ne scappa praticamente alla sede calcio, chiamata la FIGC, con tanto di motorino. Quella è una delle cose che personalmente mi fa più ridere quando la rivedo, in cui dice proprio siete delle teste di cazzo, siete delle merde, basta, siete delle teste di cazzo, me ne torno a fare il cinema. Sì, comunque andate a ricercare da voi qualche altra cosa perché ce ne sono davvero tantissime. Quella, ci sono veramente anche tante altre rispetto a quella, anche quando per esempio venne Gattuso l'anno scorso, Gattuso è un grande giocatore all'allenare il Napoli, Gattuso è definito Ringhio dal soprannome, come qualcuno saprà, qualche appassionato di calcio, e lui quando fece la conferenza stampa e presentazione poi disse ai Laurentiis, adesso vi ho portato Ringhio Star. Oppure quando prese il giocatore Hiller, un buon centrocampista all'Udinese, ma parliamo di 10 anni fa, praticamente fece la presentazione cinematografica con l'elicottero, fece scendere all'elicottero, ma anche altri giocatori fecero questo tipo di presentazione a quell'epoca, però lui praticamente gli fece mettere anche la maschera del leone e poi in conferenza stampa appunto si presentò con questa maschera, gliela tolse e disse, ecco a voi Napoleone, Napoleone Hiller. Ma insomma, andate a vedere un po', cercate De Laurentiis. Purtroppo non c'è la traduzione in inglese, però veramente ne ha fatte tantissime di cose. Poi, dette tantissime di cose. Poi c'è diciamo, un giornalista, un paio di anni fa, disse, un giornalista tifoso del Napoli, anche molto noto, grande amico di Maradona, che ha anche una trasmissione sua propria, si chiama Tifosi Napoletani. Secondo me l'unica vera trasmissione di calcio, comunque questo si chiama Gennaro Monturi. Comunque ha una domanda di questo, che poi è diventato giornalista, in realtà lui è un tifoso ultras. Comunque disse De Laurentiis, rispose, lei e altri dovete ringraziare solo a me, perché voi, se non erro una decina di anni fa, nuotavate nella merda. Quindi praticamente questo per farvi capire solo alcune cose, delle cose cinematografiche, visto che lui si occupa di cinema e a lui piace fare queste cose, che ha detto De Laurentiis nel corso di questi anni. Comunque sì, andate a cercare un po' voi, come ho detto, che potete farvi veramente grandissime risate con lui. Spero però che c'è anche un po' la traduzione in inglese, così forse capite meglio. Sì, credo aver detto tutto. Nel caso mi disse qualche altra cosa in mente, come al solito aggiungo in descrizione. Maybe a today again. A domani.